posti in cui è più facile, è più semplice pensare, diciamo. Quando si è qua si respira davvero, perché non si è nella routine di tutti i giorni. Ho portato a condividere, sì, e poi anche emozioni nuove. Ma mai cercare di andare oltre solo per sfidare se stessi, perché è un luogo che dà un sacco di soddisfazioni se rispettato e se affrontato con la giusta consapevolezza. Hanno sempre portato in montagna facendo cose tranquille, quindi rifugi, trekking di 1-2 ore con dislivelli di 100-200 metri. Poi mi è capitato una volta alle Torri del Violet di vedere della gente attaccata a dei moschettoni. Ho detto: ma cosa stanno facendo quelli lì? E allora mi sono un po' documentato circa 3 anni fa e ho pensato: questa cosa la devo fare anch'io, perché secondo me è una figata. E infatti è andata proprio così. È andata così e tutto quello che è successo da quel giorno a oggi è un po' sul canale, ecco. Però non tornerei più indietro e se potessi inizierei prima. Diciamo che io fin da piccolo sono sempre andato in montagna, diciamo non con questa grande frequenza. Poi diciamo il punto di volta è stato dopo il Covid. Ho ripreso ad andare in montagna sempre più spesso e niente, quindi ho iniziato a fare anche un po' video su YouTube a riguardo. Storia molto semplice. Il Covid mi ha fatto rivalutare molto la natura e la relazione con me stesso, ecco. Allora, le prime esperienze sicuramente sono state governate da un'inesperienza totale sull'abbigliamento, sull'attrezzatura, sul voler fare delle cose per fare la foto bella, per avere dei ricordi sul telefono di qualcosa che facevo di bello. Dopo ho iniziato ad amare veramente quello che si stava facendo, scegliere i posti in base a cosa mi davano una volta terminata l'escursione, scegliere anche l'abbigliamento sapendo che andavo incontro a qualcosa che non avrei potuto gestire con la magliettina che usavo per andare in bici, per dire, perché all'inizio quando parti non sai che cosa comprare, utilizzi quello che hai e quello che hai è sbagliato, sempre. Quindi diciamo che all'inizio è partita un po' allo sbaraglio e dopo col tempo si guadagna esperienza, si diventa più maturi anche dal punto di vista della scelta di quello che fai e di cosa porti per fare un determinato giro. Quindi è stata sicuramente una crescita e ad oggi sono distante, penso, anni luce dalle prime volte, dalle prime ferrate, dai primi giri importanti, seri. Si è alzata anche l'asticella, ovviamente, come per tutti, immagino, quindi dai sentierini attrezzati, poi si passa alle ferrate, dalla notte al rifugio, poi passi al bivacco, dall'uscita di un giorno passi all'uscita di 2 giorni, 3 giorni. Quindi per me è stato un crescendo continuo e sono contentissimo di questo percorso. Ribadisco che mi sarebbe piaciuto iniziarlo prima. Allora dipende. Può essere visto in un'ottica di condivisione comunque con le persone con cui vado, ma può essere anche un momento in cui vado da solo perché mi piace andare da solo, quindi lì magari il viaggio è un po' più introspettivo, diciamo, quindi dipende sempre dall'occasione. Sono partito male, nel senso che all'inizio volevo andare in montagna perché, va bene, ho visto quelli che facevano le ferrate, le volevo fare anch'io, perché mi piaceva l'idea di avere la fotografia di me attaccato da qualche parte e di bullarmi con i miei amici di avere una cosa del genere. Quindi questo è stato l'approccio sbagliato iniziale. Col tempo mi sono reso conto che questa è diventata una dipendenza sana
perché dal volere la foto bella è diventata una pretesa di volere un'esperienza bella, e questo ha cambiato tanto le cose. Se un weekend lo passo a casa sto male, quindi da un annetto a questa parte penso di aver fatto 2-3 weekend a casa e basta. Adesso quello che voglio dalla montagna è emozionarmi tutte le volte che esco e portare a casa un'esperienza che so che è diversa da quella precedente, che è diversa da quella precedente ancora, e è il momento in cui, quando si è qua, si respira davvero, perché non si è nella routine di tutti i giorni, non si è incastrati nella vita lavorativa, che nel mio caso è davanti al computer 24 ore su 24. Quello che voglio dalla montagna è avere la libertà che non ho durante tutti i giorni della settimana. Penso a quando sono a casa, anche banalmente se sono sul divano, cose del genere, magari sempre la televisione o comunque altre distrazioni che ti distraggono dal fare dei pensieri magari un po' più profondi, un po' più personali, e capire anche come ti approcci a certe situazioni nella vita, insomma. Quindi mi piace pensarla un po' così in realtà, perché è un posto in cui è più facile, è più semplice pensare, diciamo, tutto qua. Parto col dire che ho un canale che è seguito da 4 gatti. Sì, quel che vale. Però sicuramente mi ha portato un po' fuori dalla mia zona di comfort, soprattutto dal punto di vista del fatto di parlare davanti a una videocamera. Sembra una cosa banale, ma non lo è assolutamente, e chi fa video su YouTube lo sa benissimo. Non è semplice improvvisare, non è semplice studiarsi i percorsi e condividere comunque l'esperienza che stai facendo. La cosa che mi ha portato, oltre appunto anche ad uscire da questa comfort zone, la cosa più importante penso sia appunto il fatto di ritagliarmi degli spazi solo per me e isolato, diciamo. Questo è la cosa che mi ha dato un po' di più, cioè pensare a me, diciamo. Allora, sempre per il fatto avere dei ricordi personali, tutto è partito dall'avere le foto belle in montagna, che poi è sfociato in faccio 400 foto, non ne guardo nessuna, quindi l'esperienza mi rimane nella memoria, che potrebbe essere sufficiente, ma poi non ho niente di tangibile che mi faccia rivivere l'esperienza come vorrei io. Quindi tutto è partito dal creiamo dei video musicali dove metto qualche clip di ripresa dell'esperienza che ho fatto, così ho un buon ricordo da qualche parte per rivivere i momenti che mi sono piaciuti. Poi questa cosa è sfociata in persone che apprezzavano il lavoro che stavo facendo, lavoro tra virgolette, comunque l'attività che stavo portando avanti. Mi hanno suggerito di parlare, di dire qualcosa all'interno dei video, e ho pensato che forse non mi richiedeva uno sforzo così grande da fare. Allora ho iniziato un po' a raccontare quello che facevo nelle queste avventure, e anche lì, come la mia concezione di montagna, c'è stato un crescendo, quindi con calma ho iniziato a capire cosa immortalare per avere un ricordo più fedele a quello che io avrei voluto rivivere riguardandolo, e siamo arrivati a oggi, dove ci sono un po' di video sul canale, un po' di iscritti, un po' di gente che insomma apprezza quello che faccio, ed è una roba che fa super piacere. Anche incontrare persone che ti fermano in giro e ti dicono grande, bello il video di posto X, è appagante, mi mette estremamente in imbarazzo, sottoscriviamolo, però insomma, quando ci pensi a posteriori dici vabbè dai, dire che la roba che ho fatto per me
alla fine è utile anche a altri e altri l'apprezzano. Allora, intanto grazie al canale YouTube sono riuscito comunque a conoscere alcune persone, tra cui ovviamente Stefano. Oggi ho l'onore immenso di conoscere anche Matteo. Ho conosciuto Elisa, quindi sono tutte state veramente incontri fantastici. Ho portato a condividere, sì, e poi anche emozioni nuove. Appunto il fatto di venire qua in montagna, comunque anche il fatto di aver aperto il canale YouTube ti espone a parlare magari di certe cose che magari hai a cuore, ecco. E quindi sì, mi ha aiutato molto sotto questo punto di vista. Sotto la condivisione ha rafforzato alcune mie amicizie, come quella con degli amici che ho dall'infanzia, oppure con amici che ho dai tempi del liceo, quindi Conoscere persone nuove e mi dà la possibilità di andare in montagna con persone che condividono quello che faccio io nel modo in cui lo faccio io. allora, una cosa che mi piace molto, sarà un po' ripetitivo, ma è il fatto appunto di conoscere persone, cosa che magari con altri social come Instagram e Facebook non mi era mai capitato, forse perché ero io, però con YouTube nell'ultimo anno comunque 4-5 persone nuove le ho conosciute e sono veramente fantastiche persone loro. Cosa non mi piace, essenzialmente magari il lato negativo, è che come su altri social ti esponi e quindi magari puoi avere dei commenti positivi e negativi e poi sta a te filtrarli. Ci sono persone che riescono a filtrare meglio e ci sono altre persone che invece alcuni tipi di commenti fanno fatica a buttarli giù e quindi può avere delle ripercussioni personali. È anche quello, è il gioco che si deve giocare per esporsi. Dirò una cosa un po' che dicono un po' tutti, però è inevitabile che quando uno si espone anche ai super leoni da tastiera che, nascosti dietro un account con un nome che potrebbe essere uno pseudonimo, si sentono autorizzati di scrivere tutto quello che vogliono. Nel tempo ho ricevuto un sacco di critiche molto costruttive, però ho ricevuto anche un sacco di parole sgradevoli che sono state proprio digitate per infastidire, che cioè non avevano nessuna intenzione costruttiva né distruttiva. Citando un esempio, se posso, quando è successo lo sgradevole episodio della marmolada, diverse persone mi hanno scritto sei stato fortunato, l'hai scampata, potevi morire, occhio che come Final Destination magari un giorno la morte ti viene a prendere, cioè che contributo danno, che cosa tu persona che hai scritto una cosa del genere, cosa ti viene in tasca aver digitato queste parole, Però va bene, nel calderone delle cose belle e brutte che può aver dato il canale YouTube c'è anche questa cosa qua, la accettiamo, la deglutiamo e basta, ce ne facciamo una ragione. Più bello in realtà ce l'ho da alcune fotografie. Io ho proprio qualche flash della mia famiglia in montagna e con mio papà, ecco, quello forse è il ricordo più bello, anche se è passato tantissimo tempo. L'esperienza brutta in montagna è stata il dover rendersi conto di aver esagerato, di essere andato un po' oltre le proprie capacità e quindi aver dovuto chiamare l'elisoccorso in una situazione in cui non avrei saputo gestire un ritorno a casa in serenità. La domanda che mi pongo spesso su quell'evento è
se non l'avessi chiamato e avessi tentato di tornare dal bivacco Fanton alla macchina da solo, con i miei mezzi, ce l'avrei fatta lo stesso, avrei potuto evitare questa cosa. È una domanda a cui non potrò mai rispondere, però sono contento della scelta che ho fatto perché mi ha permesso di portare a casa la pelle e quindi va bene così. Il problema di una scelta del genere è che, per quanto il CAI possa rimborsare, tu in quel momento hai deluso la montagna, che è quel luogo in cui tu ti senti benissimo. In quel momento hai fatto un torto a te stesso e al luogo in cui stai bene. Quindi c'è stato il rimborso, c'è stato tutto quello che poteva risolvere al meglio la situazione, però dentro di me rimarrà una piccola croce nera che mi ricorderà quella rinuncia di fatto all'intraprendere una cosa che non avrei potuto gestire, ecco. Ero giovane, immaturo, e una volta con il mio amico Alberto siamo andati alle 3 cime di Lavaredo e il tempo è cambiato molto velocemente e all'improvviso è arrivata una tempesta, un temporale, e abbiamo rischiato di prendere un fulmine. Ci è caduto veramente non troppo vicino, assolutamente, e lì abbiamo preso davvero tanta paura, e da lì infatti ci informiamo bene sul tempo, quindi mi raccomando, se posso lanciare un messaggio positivo è questo: non sottovalutate i rischi della montagna perché sono tantissimi e andate preparati. A me piace pensare che il ricordo più bello dell'esperienza che ho fatto non l'ho ancora vissuto, perché se a questo punto penso di aver avuto un momento più bello, non sono stimolato ad andare in posti nuovi. Quindi sì, questa è la risposta un po' anticonvenzionale. Studiarsi bene il percorso sicuramente, però sì, ovviamente, se posso dir la mia, non magari andare sui classici posti turistici, e se vuoi vivere la montagna magari appieno ci sono, insomma, qui nelle Dolomiti c'è l'imbarazzo della scelta, quindi magari non andare alle 3 cime o posti diciamo blasonati, ma altri posti magari un po' meno conosciuti. Su internet si trovano di tutto, quindi vi suggerisco di andare su quelli meno frequentati se possibile. Mai andare oltre le proprie possibilità, rompere le scatole a chiunque per capire com'è il sentiero che vuoi prendere, com'è la via che vuoi prendere, com'è la ferrata che vuoi fare, ma mai cercare di andare oltre solo per sfidare se stessi, perché è un luogo che dà un sacco di soddisfazioni se rispettato e se affrontato con la giusta consapevolezza.